Bentrovati amici di Posti e Pasti, oggi ci troviamo a Milano, all'Hangar Bicocca, per visitare la mostra di Maurizio Cattelan. Doveroso in questo senso è fare una breve presentazione su Cattelan. È un artista padovano che nasce negli anni 60 e che si è affermato nel panorama culturale catalizzando con le sue opere iconiche il dibattito dell'arte contemporanea degli ultimi 20 anni, e i suoi lavori toccano aspetti molto scomodi e molto complessi della società, rilevando anche le profonde contraddizioni attraverso diversi linguaggi, da quello appunto più ironico a quello più drammatico. Il titolo è emblematico perché racchiude le tre opere che sono esposte. Iniziamo dalla prima. Cattelan accosta nella stessa opera la figura umana del senza tetto a quella del cane, simbolo di fedeltà, e i due personaggi si ritrovano a condividere la stessa funzione vitale, cioè il respiro. Quindi il momento generativo simboleggiato dal respiro può richiamare nell'osservatore anche il ciclo della vita, che viene ulteriormente sviluppato dall'artista nelle altre due opere presenti nel progetto espositivo. Ci spostiamo vicino alla parete di una navata dove scorgiamo migliaia di piccioni in tassidermia che sono disseminati sul carroponte, negli interstizi e nei pilastri dell'edificio, mentre ci osservano dall'alto. Alludono a un capovolgimento tra interno ed esterno, perché appunto i piccioni sono presenze costanti del paesaggio urbano, e in questo modo amplificano i confini del luogo museale e lo trasfigurano in un ambiente cittadino brulicante di vita. Adesso andiamo verso l'ultima opera della mostra, che viene esposta nel cubo, opera monumentale che si rivela gradualmente al visitatore che giunge appunto dall'area della navata. E vediamo questo enorme monolite in resina nera, dalla cui sommità è intersecata la sagoma di un aereo. La scena ci riporta inevitabilmente all'attentato dell'11 settembre 2001 delle Torri Gemelle, e Cattelan amplifica alcuni temi chiave della sua poetica, quindi da un lato la riflessione degli eventi storici, dall'altro l'indagine sul tema della morte. Ma Blind trascende i fatti di quel giorno. Infatti l'accaduto e la sua risonanza si concretizzano in un'opera che diventa un memoriale a un monumento di dolore condiviso e alla perdita collettiva. Infine, il titolo Blind apre un ulteriore livello di lettura, insinuando il dubbio a chi si riferisca appunto all'incapacità di vedere, e forse alludendo alla condizione attuale degli esseri umani.